Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con alla scoperta della leggendaria utilitaria francese Citroën 2 cavalli Charleston. Questo è l'ultimo invio ricevuto, 5 numeri all'interno, dal numero 96 al numero 100. Ricordo che per il completamento di questo modello sono necessarie 110 uscite, quindi ancora 2 invii da 5 numeri, 10 uscite e questo modello splendido è terminato. È in scala 1:8 l'edizione De Agostini. Vi leggo soltanto la spedizione, che è la numero 23, e il prezzo corrisposto per questo nuovo invio. Non ho fatto l'abbonamento premium, è di 59,95 €. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, perché grazie alle vostre visualizzazioni il mio canale va avanti. E alle persone non iscritte ma che mi guardano, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli, non soltanto di auto, e infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Adesso vi faccio dare una visione interna di tutti i fascicoli, poi andiamo a vedere man mano che poi arriveremo a questo punto, come adesso. Vi farò vedere il contenuto e poi andrò a spiegare tutto ovviamente nel dettaglio quando andrò a fare il video dedicato al montaggio. Allora, qua vediamo delle viti coniche, ma in realtà non lo sono. Vedete? Perché io ho perso tutto, perfetto. Sono le viti DM, ma le viti DM non sono affatto con la testa conica, come vi ho appena detto. Ma sono così. Sono molto corte, andavano sicuramente fatte 1 millimetro più lunghe. Io infatti le ho sostituite. Potrete usare o le viti EM, vedete, oppure, e secondo me queste erano le viti EM ma hanno sbagliato, queste sono quelle corrette, ma qua hanno scritto DM e purtroppo ci hanno mandato le DM. E poi un'altra cosa, per chi avesse fatto altri modelli, se non sbaglio questo qui era di Iron Man. Se non avete le viti EM da sostituire con le DM, usate le viti GM. Voi provate a montare, ad avvitare le DM. Se sentite che vi basta come misura e sono sicure come viti, perché si sono avvitate e non si sono spanate all'interno, allora lasciate queste. Però vi dico che sono molto misere queste viti qui. Quindi troviamo le due cerniere veramente belle, perché guardate, hanno la doppia bascula, vedete? E qui c'è del lavoro per fare una cosa del genere. Queste poi vanno avvitate al portellone, al telaio, chiedo scusa. Sì, e questo è il portellone. Ovviamente ne abbiamo due. Guardateli questi fascicoli, leggetevi anche la storia, perché sono veramente ricchi di informazioni.
si sceglie il modello, ma è anche importante leggerne i contenuti. E come dico tante volte, pensate solo al lavoro editoriale che c'è dietro, traduzioni, scritture per tutti i paesi dove appunto viene commercializzato questo prodotto. E quindi molti che ritengono che il modello sia caro, che non c'entra con il costoso, perché è costoso, cioè vale quello che costa, caro è quello che costa ma non vale. Ecco, in questo caso possiamo dire che è un modello costoso, perché li vale. C'è una parte che c'è appunto uno studio tutto dietro di progettazione, immaginatevi solo a fare in 3D con l'AutoCAD tutti i disegni, riportarli in scala, un macello, ma immaginatevi. E poi comunque io la sto facendo e può darsi che a voi non piaccia, ma sicuramente è una macchina rifinita nel più piccolo particolare. Guardate solo i sedili, per dirvi cosa non c'è nei sedili. Allora, questi li mettiamo via, passiamo subito al fascicolo numero 97, poi cercherò di fare un video per tutte e 5 le uscite. Qui troviamo il finestrino laterale sinistro, ma guardate che meraviglia, dovrebbe essere più semplice da montare rispetto a questi finestrini qua delle portiere, perché abbiamo un'unghia, una doppia unghia che si inserisce e soltanto qui c'è l'unghia da gancio. Queste sono libere, rimangono poi in automatico incastrate dentro una volta che abbiamo inserito anche questa. Sicuramente è molto più facile, però bisogna, ricordatevi, andare sempre a togliere il punto di iniezione, che in questo caso è qua sotto, che adesso andiamo a vedere, perché questo, se non lo togliete, non vi potrà mai far andare a filo il finestrino nella battuta del metallo. Allora, eccolo qui. Il vetrino ha anche la sua guarnizione già colorata, eccolo qui. Questo in sintesi poi si inserisce così e si fa entrare quest'unghia qua dentro. Ma prima di fare questo, guardate, poi ve lo spiegherò bene nel montaggio. Qui abbiamo, sentite, uno spessore, bisogna toglierlo. Quindi adesso ripongo questo nel suo alloggiamento. Ecco qui. Il tettuccio sarà un'altra opera d'arte. Già il portellone dietro è meraviglioso. Abbiamo quindi anche la ruota di scorta. Ecco qui. Numero 98. Beh, qui è inutile che ve lo faccia vedere adesso perché è l'altro vetro laterale destro, quindi il posteriore. È lo stesso montaggio analogo a quello che vi ho fatto appena vedere, con la differenza che in questo fascicolo andremo a montare la porta anteriore destra. Un altro elemento importante al nostro modello. Anche qui io sono andato a sostituirmi le viti. Se riuscite a tenere ferma la vostra porta, che la vite avvita bene, non toccatele. Io ho preferito semplicemente mettere quelle un po' più lunghe, ma per mettere quelle un po' più lunghe ce la posso fare. Per mettere quelle un po' più lunghe bisogna poi fare un lavoro che vi farò vedere, altrimenti fate più danno di quello che vorreste andare a sanare.
numero 99. Pneumatico. Controllatevi solo che sia perfettamente scolpito, che non abbia difetti, altrimenti non ci sono problemi, la De Agostini ve lo sostituisce. Sono curioso di vedere su una cosa, un attimo solo. Eccomi qua, no, ma ne ero praticamente certo, era una mia curiosità, non mi ricordavo queste righe tutte intorno e sono andato a vedere le altre 4 ed è perfetta ovviamente così. Qui andremo a mettere anche le serrature, perché riceviamo il pneumatico ma non possiamo ancora fare nulla. La DS, che splendida auto, questi sono i primi esemplari, guardate che meraviglia. Numero 100. Aziende, mi raccomando, adesso qui siamo fino alla 110, ma non esageriamo. Non facciamo 120, 130 uscite come avete fatto 120 uscite con il Batman, perché non ha senso. Abbiamo comprato Iron Man con 100 uscite, va bene. Batman doveva forse averne anche di meno, visto che ha meno cose sicuramente di Iron Man. È esagerato, scusatemi, io ve lo dico perché sono un vostro, come tanti, cliente e mi sento in diritto di dire la mia. Esagerate, perché aumentate di €1 il fascicolo e poi ci mettete 20 uscite in più a 12-13 euro e fa 240-260 euro in più. Non ha senso, è una cosa sbagliata. Cerchione della ruota di scorta. Non vi preoccupate per le borchie perché le riceveremo. Ecco, questo è un errore che veramente non capisco perché si debbano fare questi errori. Voluto sicuramente da chi ha appunto fatto il progetto, in questo caso non credo sia De Agostini che è l'editrice, però chi ha fatto il modello non ha fatto il buco, riprodotto il buco centrale per poter sostituire la ruota. Io dico, no? È vero che, ragazzi, non è che la macchina è vera e buca, dobbiamo andare a sostituirla, ma per quale motivo non riprodurre anche il foro come se fosse quella da poter cambiare? Vabbè, comunque è una cosa così, penso che si perdono in piccolezze, poi per carità, non importa. Speriamo almeno, ma a vedere, a giudicare dai fuori sì, ci sarà la coppa sopra. Una serie di viti UM. E abbiamo finito anche questo. Allora, qua monteremo anche il cofano. Vedremo se ci saranno dei problemi, perché quando si montano queste cose bisogna lavorare un po' con la lima e non andare subito a montare le viti così. Il modellismo quando è a questi livelli è così. Non dovrebbe, perché visto che è una edizione aperta a tutti, certamente non ai più piccoli, ma a tutti, dovrebbe essere così. Io vedo la foto, avvito e lui deve essere a posto. Però una cosa che voglio dire, in questo caso alla De Agostini, e poi lo dirò anche alle altre aziende, uno degli errori madornali che fate, carissimi progettisti o disegnatori, che sia, o tutte e due, è quello
di fare i fori precisi. Cioè mi fate i fori precisi per la cerniera e mi fate i fori precisi per il telaio dove poi andiamo a mettere la cerniera. Però non dovete fare queste cose, voi dovete darci delle viti come queste ad esempio, con il collarino più grande e con dei fori più grandi rispetto al foro della vite, al diametro della vite, per consentirci a noi di registrare in questo caso o il cofano o le portiere. Quando i fori sono perfetti non va bene, non stiamo lavorando a controllo numerico qua dove andiamo a vedere i centesimi, i millesimi. Qui è più spartana la cosa, è la presunzione di pensare che quel foro combaci perfettamente poi con la chiusura millimetrica della porta. Non c'è, ragazzi, ve lo dico io, guardate i video che ho fatto dove ho dovuto limare i fori interni delle cerniere, e in questo caso se voi aveste usato delle viti con il collarino più grande e il foro più largo, ovviamente più piccolo del collarino, noi avremmo avuto la possibilità, quell'elasticità, quella tolleranza di poter spostare a 360 gradi la porta, in questo caso, o il cofano. Così ci potremmo registrare tranquillamente le cose. Purtroppo invece finché vi ostinerete a fare questi fissaggi, bisognerà trovare qualcuno che sappia farlo, altrimenti bisogna accontentarsi e molti purtroppo delusi per queste e per altre cose svendono il modello. Io non vorrei che si svendessero questi modelli, però ci vuole un controllo qualità, non ci vuole solo un servizio che ti sostituisca il pezzo, che poi non è detto che ti arrivi non fallato nuovamente, mi è successo anche quello, te lo ricambiano, però è un fastidio terribile, è un fastidio, non dovrebbero arrivare fallati i pezzi. Quindi ecco, io mi sono sentito di darvi questo consiglio. Ok, ecco qua, numero 100 è terminato. Qui abbiamo la portiera anteriore sinistra, sì, sinistra, giusto. Mi raccomando, ricordatevi, questo lasciatelo morbido finché il modello non lo dovete mettere in vetrina. Prima di montare la porta lo stringete, perché se accidentalmente lo urtate forse non lo rompete. Qui io avevo della carta in mezzo quando vado poi a riporla e boh, questi sono i miei parasole perfetti, rigidi, dove li metto stanno. Iscrivetevi al canale di Michele Armonica, perché non è un canale che si limita al solo montaggio, ma cerca di aiutare tutte le persone, almeno dove riesco, per consigliarvi ad evitare di fare danni e un montaggio che non sia accettabile. Deve essere bello, deve essere giusto, dove è possibile dobbiamo farlo bene, anche se, come ho detto, con degli interventi che non dovrebbero essere necessari ma ci vanno. Bene, io adesso non vi faccio vedere altro, chiuderei qui il video, poi nel montaggio, nel prossimo video dove farò tutte e 5 le uscite, vi farò anche vedere il punto dove siamo arrivati con le 120 uscite, con le 100 uscite, scusatemi, ma qui faccio diverse collezioni. Se guardate la playlist, 100 uscite, 110 uscite, 91 uscite la Yamaha, 120 la Ford Gran Torino di Staschiaci. Insomma, a volte mi confondo, abbiate pazienza. Un abbraccio, un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Il mio gatto tigrato Michelangelo di 3 anni non è venuto perché sta dormendo, decide lui quando entrare nella scena. Ringrazio tutti quelli che me lo salutano, perché è la mia vita, solo chi ha gli animali lo sa, è parte della mia famiglia, anzi veramente è l'unico mio componente della famiglia, non ho nessun altro. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio ancora, con molto piacere ve lo do un'altra volta, e un saluto anche ai vostri cari più cari un'altra volta, e grazie sempre del vostro tempo. Ciao a tutti.